amici, bentornati sull'arte del fatto a mano. Io sono Rita e questo è un canale di tutorial uncinetto. Oggi andremo a realizzare un cardigan golfino, bolero, bolerino. In base alla lunghezza e alla larghezza che voi eseguirete si potrà trasformare in un capo per varie occasioni. È un modello molto semplice da realizzare e vedrete che sarà molto facile perché il punto è un multiplo di 4 catenelle e solamente di 2 giri che si ripetono, però l'effetto, credetemi, è veramente bello. Guardate, l'effetto è veramente, dopo lo vedremo meglio. Allora, per la realizzazione di questo progetto ho utilizzato un filato che vi avevo fatto vedere in un video tempo fa, spero si veda il lurex. È un filato molto particolare, formato da un filo di lana, vediamo se riesco a trovare, vi faccio vedere meglio qua da vicino. È formato da un filo di lana e un filo di cotone con lurex, quindi sono due fili e danno un effetto molto bello e particolare. È un progettino per la prossima primavera che comunque potete utilizzare anche, insomma, è bello caldo, è un po' pelosetto, potete utilizzare anche già da subito. È un filato abbastanza spessino. Io ho utilizzato l'uncinetto del numero 5. Alla fine del tutorial saprò cosa ne ho utilizzato, vi metterò un'indicazione anche per delle taglie maggiori, più o meno per regolarvi. Allora, io questo filato, che si chiama London, è della marca, vedete, Stanley, e l'ho acquistato su un sito che ha origine in Bulgaria, che si chiama Pleta BG. Questo è la Stanley, è di loro produzione e hanno veramente tantissimi filati. Poi le cake, è il paradiso delle cake. Se andate a dare un'occhiata ci sono quasi 100 tipi di colorazione su ogni tipologia di cake, ce ne sono veramente tante, e altri tantissimi filati della Stanley. Io ho già fatto altri progetti, infatti nel mio canale potete trovare fiori d'acqua che è fatto con un filato Stanley, potete trovare Creta che è fatto con un altro filato, una cake appunto che si chiama Candy, e comunque sicuramente prossimamente ci saranno dei tutorial con questi filati di questa marca che appunto sono venduti dal sito Pleta BG. Appunto questo vi ho già detto che è un cotone, adesso andiamo a vedere nel dettaglio, qui non si vede bene, comunque è un 30%, vediamo qua se magari si vede meglio, ecco qua vediamo meglio, apriamo così siamo già a posto. È un 30% fine wool, un 20% cotone, c'è della viscosa, dell'acrilico e dell'urex. Abbiamo dei gomitolini da 50 grammi, 120 metri. E qui dice di lavorarlo con 5 e 6, io ho utilizzato per questo punto il numero 5 perché altrimenti sarebbe diventato troppo traforato, ed è risultato ottimo come lavorazione, perfetto per me, per la mia mano, il 5. Questa è la colorazione, vedete, c'è il beige con il filo dorato. Poi vi metterò il link che proprio adesso non ricordo qual è il colore, guardavo se c'era scritto che sia 04, adesso non mi ricordo, comunque andrò a vedere, vi metterò appunto il link che vi manda al filato. È un sito che non ci sono delle grandissime spese di spedizione. Io pensavo fossero fisse a 14 euro, invece una volta mi è capitato di fare un ordine più contenuto e mi sono resa conto che entro un certo quantitativo proprio a peso di
filato sono solamente 10 euro o qualcosa. Le spedizioni dalla Bulgaria secondo me sono proprio niente, anche perché i prezzi sono veramente bassi. E poi se si supera un notevole peso si va sui 14 euro di spedizione, ma bisogna comprarne di roba. E allora adesso andiamo un po' a vedere visionare questo pannello, che io ho già fatto il pannello del dietro. È una lavorazione a pannelli, questo golfino, quindi ci sarà il pannello retro posteriore più, vedete qua, i due pannelli, vedete, anteriori, che equivalgono esattamente uno alla metà del dietro, quindi due di questi faranno il davanti, che equivalgono a numero di giri, sia il numero di giri in lunghezza, naturalmente equivalgono, sono la stessa cosa, e anche naturalmente al numero di catenelle iniziali. Questo è un multiplo di 4 catenelle e va lavorato solamente per 2 giri. Molto bello, molto particolare. Allora adesso andiamo a fare 2 misure, se vi va bene così, altrimenti guardate, semplicissimo, perché quando abbiamo un punto che è un multiplo di poche catenelle è molto semplice anche adattare anche la manica, qualsiasi cosa. Allora io ho fatto una lavorazione che è larga circa 44 centimetri, quindi una buona misura, e quindi la parte del davanti sarà 22, guardiamo qua, faccio vedere, 22 e 22, esattamente la metà. Allora, per ottenere con la mia mano il mio filato questa dimensione, ho moltiplicato, allora andiamo a contare, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 motivi, sì, e devono essere pari, perché deve essere poi diviso il davanti, quindi o 12 o 10 o 8 o 14 o 16, 20, quelli che vi servono. Quindi la catenella d'inizio, adesso vi spiego il dietro, sono, abbiamo detto, 12 motivi per 4, quindi il dietro io l'ho fatto di 48 catenelle più quelle che poi vi farò vedere per iniziare la lavorazione. Quindi se voi dovete aumentare di 4 catenelle, 4 però sempre doppie, uno davanti, cioè doppie, cioè non potete farmi, adesso questi erano 12, non potete farmi 13, dovete farmi o 14 o 16, e quindi andrete ad aumentare di 8 per aumentare una taglia e togliere di 8 per diminuire una taglia. La parte poi, vedete, le due parti davanti saranno esattamente la metà, quindi saranno 6 motivi, 6 per 4, 24, più le catenelle per girare, che poi dopo, quando avrete visto la lavorazione, sarà facile capire, e moltiplicato sempre per 2 giri, insomma è la stessa, e andremo a fare appunto 6 motivi per questa taglia, naturalmente parlo, che è la metà da dietro, che erano 12, e faremo 2 pannelli uguali a questo. Uno io l'ho già fatto, così poi andremo a fare il secondo insieme. Vedete, ad un certo punto andremo a fare un piccolo scalfo e di qua ci sarà la scollatura rotonda, ma è molto semplice, perché appunto questi 4 punti è proprio semplice, semplicissimo, e quindi anche il dietro, quando arriveremo al livello dello scalfo, andremo a ridurre un attimino. Infatti adesso noi inizieremo, vi farò vedere a fare i primi giri di questo punto, in modo che voi, una volta che sapete che servono un multiplo di 4, però devono essere pari, mi raccomando, pari i motivi, perché devono essere divisibili per 2, con questo
con quella spiegazione che vi farò vedere, voi potete allargare o stringere, allungare, accorciare come volete, perché con 2 giri che si ripetono è molto semplice anche accorciare ed allungare. Per la realizzazione di questo progetto mi tengo sempre l'occorrente, tutto l'occorrente che può servirmi, perché io spesso, come sapete, le invento e a volte inizio con un'idea poi cambio tutto, quindi io mi tengo, anche se non so se userò tutto, mi tengo il mio metro da carta, l'uncinetto, abbiamo detto il 5, la forbice, i marcapunti e l'ago da nana, perché ci sarà da cucire, perché è a pannelli. Ora andremo a fare, appunto, vi faccio vedere il punto, lo andremo a lavorare su un multiplo di 4, come abbiamo detto, catenelle, e andremo a fare una catenella di 24, che già nel mio caso, così poi lo porterò avanti, perché 24 nel mio caso era la parte, una metà davanti. Quindi andiamo a fare il nostro nodo d'inizio, lavorate morbido, che è un bel filato, e andremo a fare le nostre 24 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Fate le 24 catenelle o quelle multiplo di 4 motivi pari, quelle che vi sono servite per il mezzo davanti, che in questo caso vi faccio vedere il punto già sul mezzo davanti, perché tanto è uguale. Andremo ad alzarci con altre 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, primo giro della lavorazione, faccio una maglia alta sulla quinta catenella. Sono incastrata un attimo, scusate. Carico il filo. Nella catenella seguente andiamo a fare 2 maglie nello stesso punto di base, quindi una, e 2. Carico il filo, nella catenella seguente vado a fare una maglia alta. Tutto qua. Adesso andiamo a ripetere, carico il filo, salto una maglia di base, nella seconda andiamo a fare una maglia alta. Carico il filo, nella prossima maglia seguente 2 maglie alte nella stessa maglia di base, 1 e 2. Carico il filo, nella maglia seguente una maglia alta. Di nuovo carico il filo, salto una maglia di base, nella seconda maglia alta. Carico il filo, nella maglia seguente 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2. Carico il filo, nella maglia seguente una maglia alta. Continuate questa lavorazione fino alla fine del giro su tutte le catenelle disponibili. Sono alla fine del giro, ho finito l'ultimo motivo, mi resta una catenella laterale, andrò a fare, vedete, una maglia alta in questa catenella. Giriamo il lavoro. Secondo giro del motivo traforato. Mi alzo con una catenella, rientro nella stessa maglia di base e faccio una maglia bassa. Maglia bassa sulla maglia alta seguente. Ora facciamo 2 catenelle di separazione e quelle 2 maglie alte insieme che abbiamo fatto nello stesso punto di base del giro precedente le andiamo a chiudere insieme, quindi carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo metà
la maglia, carico il filo, vado nella maglia seguente sottostante, chiudo a metà e chiudo insieme. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, maglia bassa nella maglia seguente, maglia bassa nella maglia seguente, di nuovo 2 catenelle di separazione, carico il filo, entro nella maglia seguente sottostante e faccio una maglia alta chiusa a metà, carico il filo, maglia alta chiusa a metà nella maglia seguente, chiudo tutto, 2 catenelle di separazione, maglia bassa nella maglia seguente, maglia bassa nella maglia seguente e di nuovo ripartiamo col motivo, quindi 2 catenelle, carico il filo, maglia alta chiusa a metà nella maglia seguente, carico il filo, maglia alta chiusa a metà nella maglia seguente, chiudo tutto, 2 catenelle di separazione, maglia bassa nella maglia seguente, maglia bassa nella maglia seguente. Questo è il secondo giro, continuate questa lavorazione fino alla fine. Siamo alla fine del giro, facciamo l'ultimo motivo, ho fatto le 2 catenelle, carico il filo, faccio le 2 maglie alte chiuse insieme nelle prossime 2 maglie alte, una, chiudiamo a metà la seconda, vedete come brilla, si vede, è bello, però non so se si vede. Faccio le ultime 2 catenelle, mi sono rimaste 2 maglie, faccio una maglia bassa nella prima e una maglia bassa nella seconda, che erano 3 catenelle, quindi nella terza catenella. Ecco, questo è il secondo ed ultimo giro del motivo. Ora giriamo il lavoro. Partiamo dal primo giro, ve lo faccio vedere inserire, mentre qui era inserito nella catenella, lo andiamo a inserire già nella lavorazione e la cosa bella di questo punto è che non è lavorato zigzag, quindi si ripete sempre partendo con il motivo intero e mai partendo, quindi i 2 giri che vi faccio vedere sono sempre uguali. Giriamo il lavoro. Mi alzo con 4 catenelle che sostituiscono una maglia alta doppia. E stiamo già ripartendo col primo giro del motivo. Carico il filo, qui abbiamo, vedete, le 2 maglie chiuse insieme e qui avevamo le 2 catenelle, andiamo nella catenella vicino alle maglie alte chiuse insieme e facciamo una maglia alta. Sulla base della maglia alta chiusa insieme, carico il filo, vado a fare 2 maglie alte nello stesso punto di base, una e 2, una maglia alta, carico il filo, sulla prima catenella subito dopo, carico il filo, salto le 2 maglie basse e vado già a lavorare sull'altro gruppetto, sull'altro motivo e ripeto, faccio una maglia alta sulla prima catenella vicino, vedete, vicino alle maglie alte chiuse insieme, qui erano 2 catenelle, no, sotto, e nella catenella vicino alle maglie chiuse insieme faccio una maglia, vedete, alta, carico il filo, nella chiusura delle 2 maglie chiuse insieme faccio nello stesso punto 2 maglie alte e una maglia alta, carico il filo, faccio nella catenella subito dopo. Ve lo faccio vedere un'altra volta, di nuovo, carico il filo, salto le maglie basse, vado sulla catenella vicino alle maglie chiuse insieme e faccio una maglia alta. Le 2 nello stesso punto di base le faccio qui dove si chiudevano le maglie alte chiuse insieme, vado a fare 2 maglie alte nello stesso punto di base, una e 2 e una maglia alta nella catenella subito dopo. Lavorate tutto il giro con questa lavorazione.
siamo arrivati alla fine del giro, ho lavorato l'ultimo motivo. Ora vado a chiudere il giro con due maglie, con una maglia, scusate, una maglia alta doppia. Nella seconda, qui avevamo sottostante le 2 maglie basse, vado nella seconda maglia bassa e vado a chiudere il giro con una, vedete, maglia alta doppia. Giriamo il nostro lavoro. Mi alzo con una catenella, entro nella stessa maglia sottostante e faccio una maglia bassa nella maglia seguente. Secondo giro, questo del secondo motivo. Mi alzo con le 2 catenelle, ma è veramente semplice. Carico il filo, vado nella maglia seguente, chiudo a metà una maglia alta. Carico il filo, vado nella maglia seguente, chiudo a metà la seconda maglia alta e chiudo tutto insieme. 2 maglie alte chiuse insieme. 2 catenelle di separazione, vedete che è uguale al secondo giro. Fatte le 2 catenelle, vado nella maglia seguente e faccio una maglia bassa, maglia seguente una maglia bassa e comincio ancora. 2 catenelle di separazione, carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo a metà la maglia alta, carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo a metà la seconda maglia alta e chiudo tutto insieme. 2 catenelle di separazione, maglia bassa nella maglia seguente, maglia bassa nella maglia seguente e continuate fino alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, ho fatto le 2 catenelle, vado a fare una maglia bassa nella maglia seguente, maglia bassa nella, vedete qui avevamo le 4 catenelle, nella prima catenella, ecco qua, giriamo il lavoro e cominciamo di nuovo dal primo giro del motivo che abbiamo già lavorato. Vedete, qua ho iniziato comunque facendomi vedere il punto, ho iniziato l'altra parte davanti e quindi vi faccio vedere una cosa, vediamo di misurare quella che ho già, vedete, lavorato, c'è ancora tutte le codine, io l'ho lavorata per, vi dico i giri, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Mi sono fermata al 21° giro che corrisponde al primo giro del motivo, che sono formati da 2 giri, il primo giro del motivo. Vi faccio 2 misure adesso, che se vi va bene potete fermarvi qua, altrimenti se volete un articolo, un capo più lungo, dovete allungarvi. L'importante è che finite con il primo giro di ogni motivo. Allora, nel mio caso, col mio filato, il mio uncinetto e la mia mano, mi ha dato 36 centimetri, dal fondo fino allo scalfo, lavorando 21 giri. Ora vi faccio vedere il dietro. Vediamo il dietro. Questo è il dietro, che equivale esattamente, se l'avevamo nel davanti, nel mezzo davanti 6 motivi, 24 catenelle, qui abbiamo 12 motivi, 12 per 4, 48 catenelle. Quindi io ho lavorato la stessa cosa su 48 catenelle, vedete, bello, a questo punto, peccato non lo vedete perché c'è sotto la tovaglia dello stesso colore, ma è molto molto bello, semplice, elegante e anche abbastanza pieno, non è poi così tanto traforato, vedete. Quindi ho lavorato su 48 catenelle
che è il doppio del davanti. Voi dovete sempre calcolare la vostra misura, ma avete penso capito il procedimento, e ho sempre lavorato i 21 giri, perché naturalmente lo scalfo del davanti deve fermarsi dove inizia quello dietro. Vedete che io lo scalfo l'ho fatto di 10 giri, però lo potete proseguire. 10 giri mi danno, se vi va bene lo scalfo così, potete farlo alla lettera. Il tutorial mi danno 17 centimetri, perché dovete calcolare anche questo pezzettino che va sotto l'ascella, e quindi 17 centimetri in totale diventano 20, e a me come scalfo andava bene perché voglio un golfino abbastanza, insomma, non troppo ampio da mettere anche su un abito elegante magari, o su un top senza manica. Quindi per me questo scalfo andava bene, ma se voi avete una taglia maggiore proseguite, io vi consiglio di proseguire lo scalfo, dallo scalfo in poi, per se questi sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, di proseguire per 12 giri, che già 12 giri, cioè 2 giri in più, vi danno 4 centimetri. Quindi adesso vi faccio vedere come eseguire la diminuzione. Allora, qui abbiamo, vedete, il nostro dietro. Ecco, è arrivato Simba. Ciao Simba. Ogni tanto arriva. Qui abbiamo il nostro dietro. Mi sono fermata, vedete, sul giro delle maglie alte, che sarebbe il primo giro del motivo. E adesso, dopo che avete lavorato in larghezza e in lunghezza il vostro dietro come vi richiede la vostra taglia, vi faccio vedere come fare lo scalfo. Ecco, siamo in compagnia di Simba, vedete qua c'è i miei piedini, e mi fa compagnia. Allora, arrivati al 21esimo giro del dietro, che nel mio caso equivaleva a 36 centimetri, andiamo a fare una riduzione. Come facciamo a fare la riduzione? Semplicissimo, dobbiamo spostarci sull'ultima maglia alta del primo motivo, quindi con delle mezze maglie basse, vedete, ci andiamo a spostare. Allora, un'altra qui, e dobbiamo andare su questa a lavorare, quindi ci spostiamo fino sull'ultima, vedete, maglia del primo motivo. Da qui ci alziamo di una catenella, facciamo una maglia bassa nella stessa maglia e una maglia bassa nella maglia seguente, e da qui cominciamo la lavorazione. Quindi 2 catenelle di separazione, carico il filo, mezza maglia alta nella maglia seguente, carico il filo, mezza maglia alta nella maglia seguente, chiudo tutto. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, maglia bassa nella maglia seguente, è lo stesso punto, maglia bassa nella maglia seguente, e di nuovo ci alziamo con le 2 catenelle e andiamo avanti con il motivo fino quasi alla fine del giro, alla fine del pannello, fino ad arrivare all'ultimo, non lavoriamo l'ultimo. Allora, vedete, ho lavorato il penultimo motivo, ho fatto le 2 catenelle, vado a fare la maglia bassa nella maglia seguente e maglia bassa nella maglia seguente, che è la prima dell'ultimo motivo, e qui mi fermo, giro il lavoro e continuo con la lavorazione del punto normale. Quindi mi alzo da qui con 4 catenelle, 2 3 e 4, carico il filo, vado a lavorare la prima catenella vicino alla maglia chiusa insieme, le 2 maglie chiuse insieme del primo motivo, vado a lavorare una maglia alta, 2 maglie alte insieme nella stessa maglia sottostante, vedete, 1 e 2, dove si chiudevano le maglie alte chiuse insieme del giro precedente. Insomma, stiamo rifacendo la stessa lavorazione, e una maglia alta qui sulla catenella subito dopo.
ve l'ho già fatta vedere questa lavorazione. Da qui carichiamo il filo e andiamo sul motivo seguente. Siamo sempre su quei 2 giri che si ripetono di questo semplicissimo punto. Quindi andiamo avanti lavorando complessivamente 10 giri totali, contando appunto da quando abbiamo ridotto lo scalfo. Quindi siamo già 2 e questo in totale darà circa 20 cm. Se avete bisogno di uno scalfo inferiore o superiore, dovete andare avanti o fare 2 motivi meno, o andare avanti scusate, fare 2 giri in meno o andare avanti di 2 giri in più. Quindi adesso anch'io lavorerò tutta la parte posteriore e poi ci vediamo qua per continuare. Allora, mi sono portata avanti con i pannelli, vedete il dietro l'ho finito come vi ho dato le indicazioni, qua ci sono gli scalfi, avevo già fatto una parte davanti e mi sono portata avanti cucendo spalla e fianco e già facendo una manica, in modo che poi per voi diventa più facile la mia spiegazione. Ora finiremo insieme il pannello. Allora, questo è il pannello che noi abbiamo iniziato insieme per farvi vedere il motivo traforato, la lavorazione, e se vi ricordate vi ho detto iniziamo 24 catenelle perché così nel mio caso ho già l'inizio di una delle 2 parti davanti. Quindi io ho lavorato proseguendo, io 24, ma voi avrete il numero di catenelle che vi servono divisibile per 2 e pari motivi che vi servono per la vostra taglia. Ho proseguito per i 21 giri come vi ho spiegato prima nel dietro. Ora andremo a fare lo scalfo. Ecco, al 21esimo giro, nel mio caso della mia taglia, che può essere anche un giro maggiore perché magari volete una giacca più lunga o anche più corte, quindi minore, l'importante è che vi fermate sul giro, vedete, delle maglie alte. Facciamo la stessa lavorazione che vi ho fatto vedere nel dietro, quindi ci spostiamo con delle mezze maglie basse, vedete, ci spostiamo fino alla prima maglia, vedete questa, alla prima maglia del primo motivo. Ci alziamo con una catenella, rientriamo e facciamo una maglia bassa nella maglia seguente e da qui iniziamo la nostra lavorazione. Questo è già lo scalfo, quindi 2 catenelle, carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo metà, carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo metà, chiudo tutto, 2 catenelle, insomma la lavorazione di prima, di sempre, di tutta la giacca, e quindi arrivate fino alla fine del giro. Ecco, terminato il giro, ho lavorato fino alla fine, vedete, e ho lavorato normalmente come gli altri pannelli. Giriamo il nastro lavoro e ricominciamo la lavorazione lavorando fino qui dove siamo partiti con lo scalfo, come vi ho fatto vedere nel dietro. Ecco, dallo scalfo dietro io avevo, vedete, 10 giri. In tutte le taglie dovete tenere 4 giri, vedete, per 2 e 4 per la scollatura. Quindi io avevo 10 giri di scalfo, farò 6 giri prima di fare la scollatura. Se poi voi avete invece 2 giri in più, farete 8 giri, ma la scollatura deve essere sempre di 4 giri. Quindi adesso io andrò a lavorare i miei 6 giri e poi ci troviamo qui. Allora, eseguite i giri dello scalfo prima di effettuare la scollatura.
riparto, dobbiamo fare attenzione che lo scalfo è dalla parte opposta della scollatura. Se abbiamo lo scalfo a destra, la scollatura naturalmente sarà a sinistra, sul centro della lavorazione, e quindi partiamo ancora, adesso mancano 4 giri, partiamo sempre con la lavorazione normalmente, vedete, ed arriviamo praticamente fino, facciamo un pezzettino, vedete, si ripete la stessa lavorazione, 2 catenelle, ed arriviamo, praticamente lavoriamo solo 3 motivi, 1 2 3, e ci fermiamo perché gli ultimi 2 sono quelli della scollatura e non vanno lavorati. Come vedete, ho lavorato 1 2 e 3 motivi, nel mio caso sono 3, ma se avete una taglia più grande sono di più, ma per la scollatura serviranno sempre 2 motivi sulla parte centrale che non andranno più lavorati. Quindi potreste averne anche in questo punto anche 4, dipende appunto dalla vostra taglia, anche 5. Facciamo le ultime 3 catenelle, 2 catenelle, andiamo a fare la maglia bassa e andiamo a fare la maglia bassa sul primo punto del motivo seguente. Faccio vedere, vedete? E ci fermiamo qui, perché ogni che taglia voi dovete fare, però la scollatura sarà sempre di 2 motivi e di 4 giri. Quindi adesso noi giriamo il lavoro ed andiamo ad eseguire ancora 3 giri per un totale di 4 giri dal momento che abbiamo delineato la nostra scollatura. Ecco qua, abbiamo fatto i 4 giri, vedete, della scollatura. Adesso andiamo a tagliare. Naturalmente c'è sempre, se avete lavorato in maniera corretta, vi ritroverete col primo giro quello di tutte maglie, vedete, alte. Andiamo a tagliare il filo tenendo un po' che ci servirà per la cucitura. Teniamo un po' di filo, ci servirà per la cucitura della spalla. Comunque lo facciamo passare in questo modo. Ecco, adesso non ci resta altro che cucire le nostre parti. Allora, per cucire le spalle prendiamo il nostro, qui abbiamo la giacca, vedete, guardate, io ne ho già fatto un pezzo dall'altra parte, quindi questa è l'interno della giacca, la parte quindi rovescia verso l'alto. Qui vedete abbiamo il nostro scalfo e qui andremo ad accostare, vedete, la spalla del davanti. Qui abbiamo, vedete, abbiamo lo scalfo. Questa è la nostra parte rovescia verso l'alto. Andiamo ad accostare, vedete, la spalla con il dietro. Io qua ho 3 motivi interi e quindi può anche darsi che però voi ne avete 4 o 5 in base alla vostra taglia, ma non cambia niente, partirete sempre qui dalla spalla del dietro e proseguirete accostando i motivi, vedete che si presentano esattamente uguali, precisi, 1 2 3, andrete a cucire i 3 motivi ai 3 motivi della spalla. Se ne avete 4 ve ne troverete 4 o 5 da cucire. Quindi vedete, io ho infilato quel filo che vi ho detto di tenere un po' lungo, l'ho infilato nel lago e adesso andrò a cucire, magari di avvicinare, andremo a cucire, infiliamo nella prima maglia in modo perfetto, andrò a cucire queste 2 parti. Mi raccomando di non tenere la cucitura troppo tirata perché altrimenti fa difetto. Deve essere una cosa morbida, né troppo tirata né troppo lasciata, perché se la lasciate troppo morbida la cucitura vi fa i buchi quando la indossate, se la tirate troppo fa proprio una ricciatura molto brutta da vedere. Quindi accostando, vedete, i motivi, vedete, andremo a prendere, cucire, prendere la
catenella che vi vedete proprio sulla parte sopra del lavoro c'è una catenella, e andrete a prendere questa catenella in maniera armonica, diciamo, e cucirete la vostra spalla qui fino alla fine. Ecco, una volta che abbiamo cucito la spalla, vedete, adesso l'ho girata per farvi vedere come viene la cucitura, andremo a cucire sempre sul rovescio il nostro fianco, quindi andremo ad accostare, vedete, in maniera armonica i nostri due fianchi, e andremo a cucire tutta questa parte fino ad arrivare sotto allo scalfo. Allora, ecco qua, vedete che abbiamo fatto le cuciture, qua c'è la nostra scollatura. Ora siamo, vedete, sul dritto, andiamo a fare la manica attaccandoci direttamente sul nostro scalfo. Quindi andremo a prendere il nostro uncinetto, faremo un nodo d'inizio, andremo a lavorare la manica in tondo, quindi vi farò vedere solamente le chiusure e gli inizi dei primi 3 giri, dopodiché potete continuare per la lunghezza desiderata. Prima faremo il primo giro di maglie alte su cui distribuire i nostri motivi. Allora, qui vedete abbiamo lo scalfo della manica. Vedete qua che ci sono i 2 motivi che non abbiamo lavorato quando abbiamo fatto lo scalfo. Partiamo praticamente nel primo motivo, vedete qua dove c'è il primo foro grande, partiamo in quella posizione lì, inserendo il nostro nodo d'inizio in questo foro grande. Vedete, facciamo una maglia bassa più 2 catenelle, questo sostituisce la prima maglia alta, ed andiamo a fare nello stesso arco altre 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi in ogni arco grande andrà effettuata 3 maglie alte, e la quarta l'andremo a lavorare qui dove c'è, vedete, questa maglia bassa laterale. Quindi questo già rappresenta lo spazio necessario, i 4 punti per il mio motivo, che sapete che era un multiplo di 4. Quindi proseguo nell'altro foro, carico, entro e faccio 3 maglie alte nel foro, 1, 2 e 3. Siamo sul diritto del lavoro, mi raccomando. La quarta maglia alta del secondo motivo la andiamo a fare sempre in questo spazio tra vedete che c'è un arco grande qui, un arco grande qui, qua ci sono queste, erano i giri di maglie basse, quindi entriamo lì e facciamo una maglia alta. Quindi di nuovo carico il filo, entro nello spazio grande seguente, faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una maglia alta qui dove ci sono le maglie basse, e arriviamo fino, in questo modo, fino alla cucitura. Vedete, ho eseguito le ultime 3 maglie alte nell'ultimo arco prima della cucitura della spalla, che è questa. Andiamo a fare una maglia alta sulla cucitura, e da qui passiamo direttamente all'altro arco grande, e continuiamo facendo 3 maglie alte nell'arco, 2 e 3, e una maglia alta qui dove c'è le maglie alte, le maglie basse trasversali, e continuiamo. Vedete, 2, terza maglia alta nell'arco grande, e maglia alta qui dove c'erano le maglie basse. Ecco, siamo all'ultimo foro prima dello scalfo, facciamo le solite 3 maglie alte dentro al foro grande, 1, 2 e 3,
carico il filo, maglia alta dove c'è la maglia bassa trasversale, e siamo arrivati, vedete, a quei due motivi che non avevamo lavorato, abbiamo lasciato come scalfo. Li lavoriamo in questo modo. Andiamo a ricreare altri due motivi. Allora, carichiamo il filo, saltiamo la prima e andiamo nella seconda del motivo. Sono 4 maglie alte qua, e lavoriamo una maglia alta. La seconda la lavoriamo sulla maglia successiva, la terza la lavoriamo sulla successiva, la quarta andiamo a fare questo lavoro. Qui è esattamente la cucitura del sottoscella. Carichiamo il filo, vedete, in questo foro prima della cucitura entriamo, chiudiamo a metà, carico il filo, entro esattamente nella cucitura, chiudo a metà, carico il filo, entro, vedete, nel foro seguente alla cucitura e chiudo a metà e chiudo tutto. Carico il filo. Qui abbiamo le altre 4 maglie alte del motivo del sottoscella. Vedete? Salto la prima, vado nella seconda e faccio una maglia alta, una, vado nella seguente e faccio una maglia alta, vado nella seguente e faccio una maglia alta, vado qui dove c'erano le maglie basse trasversali e faccio l'ultima maglia alta. Sono arrivata alla fine del giro, mi chiudo nella catenella che sostituiva la maglia alta del giro, la prima. Ecco qua. Ora abbiamo creato la base divisibile per 4, su cui appunto dobbiamo andare a inserire i nostri motivi che sono divisibili per 4. E cominciamo quindi la solita lavorazione. Iniziamo il nostro solito punto traforato appunto sulle maglie distribuite, sulle maglie alte, e lavoriamo ora però in giri non più di andata e ritorno ma in circolare, quindi il punto avrà delle chiusure differenti. Allora iniziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, vado nella maglia seguente e faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2. Stiamo inserendo il punto come l'abbiamo inserito qua in fondo, vedete, all'inizio, quando abbiamo iniziato il fondo della giacca. Carico il filo, nella maglia seguente una maglia alta, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima maglia alta, carico il filo, vado nella maglia seguente e faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base, una, vedete, seconda maglia alta nello stesso punto di base. Mi è scappato il filo, un attimo di pazienza, ecco qui, carico il filo, entro nella maglia seguente, maglia alta, vi faccio rivedere, carico il filo, di nuovo salto una maglia, vado nella seguente e faccio una maglia alta, carico il filo, vado nella seguente e faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2, carico il filo, vado nella seguente e faccio una maglia alta. Continuate così per tutta la circonferenza della vostra manica, ci vediamo alla fine per continuare. Siamo alla fine del giro, rimane l'ultima maglia che è quella che dobbiamo saltare, andiamo a chiuderci nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta, ci chiudiamo con una mezza maglia bassa. Il secondo giro, lavorando in tondo, si parte direttamente da qui, vedete, dalla prima maglia alta del primo motivo, si fa una catenella, si rientra
si fa la maglia bassa e da qua partiamo normalmente a fare il nostro giro. Quindi le 2 catenelle, carichiamo il filo, mezza maglia, vedete, una maglia alta chiusa a metà nella prima, carichiamo il filo, una maglia chiusa a metà nella seconda e chiudiamo insieme. Insomma, è la stessa lavorazione, vedete, 2 catenelle, vado sulla maglia a fare la maglia bassa nella maglia seguente e continuate il giro fino alla fine. Siamo alla fine del secondo giro della manica, le faccio le 2 catenelle e vado a fare la mia solita maglia bassa nell'ultima maglia. Ecco, vedete che adesso dobbiamo andare a chiudere il giro. Qui c'è la prima maglia bassa del giro, entriamo in questa maglia bassa e chiudiamo con la mezza maglia bassa. Per iniziare il giro prossimo, che è il primo del secondo motivo, bisogna spostarsi sulla seconda catenella, quindi nella prima che incontriamo, vedete, facciamo una mezza maglia bassa per spostarci e ci spostiamo anche su quella seguente e da qui cominciamo di nuovo la lavorazione, quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Carico il filo, vado qua sulle maglie alte chiuse insieme e faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base. Carico il filo, una maglia alta nella catenella seguente e stiamo ripetendo la solita lavorazione. Quindi girando in tondo, quando arriviamo al primo giro di ogni motivo, bisogna spostarsi nella seconda catenella con delle mezze maglie basse, sempre, fino alla fine della manica. Quindi da qui vado sull'altro motivo, vedete, e continuo la mia lavorazione. Una maglia alta sulla catenella vicino alle maglie chiuse insieme, 2 maglie alte nello stesso punto di base sulla base delle maglie alte chiuse insieme sottostanti e una maglia alta nella catenella seguente. Lavorate per tutto il giro e poi quando siete qui chiudete il giro come abbiamo chiuso nel primo con la mezza maglia bassa e continuate la lavorazione. Allora, nella manica che ho già confezionato, io oltre al primo giro, che era quello di maglie alte che mi serviva appunto per distribuire le maglie alte sul giro della manica, oltre a quel giro io ho fatto 28 giri di punto traforato, perché per la mia manica, per la mia lunghezza, mi servivano 28 giri. E vedete che la manica poi viene finita col secondo giro del motivo, così rimane finita così ed è già finita bene. Se voi volete allungarla o accorciarla, dovete però togliere 2 giri, cioè dovete sempre finire con il giro che fa questi, dalla forma di questi ventagli. La mia manica misura 50-51 e quindi facendo i 28 giri di traforato più il primo giro di maglie alte intorno alla circonferenza della manica, qui allo scalfo, mi ha dato 50-51 centimetri. Allora adesso voi andate a fare tutto questo lavoro sia da una parte che dall'altra, quindi cucite i vostri pannelli e fate le 2 maniche e poi dopo ci vediamo qui che vediamo di fare una rifinitura a questo tutto intorno al colletto qui al davanti e in fondo. Gireremo intorno, faremo un bordino e dei piccoli laccettini al posto dei bottoni. Ho voluto mettere dei laccettini per rendere questo capo più fine ed elegante. Bene, ci vediamo dopo. Ecco, ho finito di assemblare la giacca e di fare le maniche. Vedete qua sono le 2 maniche che le ho finite, sono 29 giri nella mia lunghezza ideale. Vedete qua c'è la scollatura, adesso andremo a fare 2 misure. Vediamo, la giacca finita mi viene
45 centimetri di larghezza e 50 di lunghezza. Ora andremo a fare un bordino qua sul fondo, andremo a riprendere il bordino, vedete qua, questo ultimo delle maniche, e poi vedremo anche di rifinire la parte qua, questa parte qua, fino a girare tutto intorno in questo modo e verremo giù dall'altra parte. Poi inseriremo dei laccettini di lana per chiudere in maniera fine ed elegante questa giacca, che vederla finita così potrebbe anche tranquillamente essere un modello stile Chanel. Allora, qui abbiamo il fondo, questo è il fondo della giacca, questa è la parte diritta. Partiamo dalla parte di sinistra, guardando appunto, vedete, questa è l'apertura della giacca. Iniziamo dalla parte di sinistra, ho fatto il nodo d'inizio sull'uncinetto e ora vedete qua andiamo ad inserirci nella primissima catenella che abbiamo qui prima di che inizi il motivo. Vedete, c'è una catenella e inseriamo l'uncinetto. Ecco, usciamo con il filo e ci attacchiamo con una maglia bassa, vedete. Andiamo a fare una maglia bassa nella seconda catenella, praticamente vedete stiamo lavorando nella catenella d'inizio proprio, questa è la catenella d'inizio, e facciamo un'altra maglia bassa, 2 catenelle, carico il filo, vado nella catenella seguente e faccio una maglia alta chiusa a metà, carico il filo, rientro nella stessa catenella e chiudo, vedete, prima metà e poi insieme le 2 maglie, 2 catenelle di separazione, maglia bassa nella catenella seguente, maglia bassa, vedete qua abbiamo uno spazio, entriamo e facciamo una maglia bassa, una maglia bassa di nuovo nell'arco e una maglia bassa nella catenella seguente, per un totale di 4 maglie basse consecutive, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nella catenella seguente e chiudo metà, carico il filo, rientro nella stessa catenella, chiudo metà e poi chiudo tutto insieme, 2 catenelle di separazione, entro nella catenella seguente, faccio una maglia bassa, 2 maglie basse in questo spazio, come diceva uno spazio, entriamo, facciamo 2 maglie basse e una maglia bassa nella catenella seguente. Mi raccomando, tenete il filo morbido, ve lo faccio vedere un'altra volta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, nella catenella seguente andiamo a fare 2 maglie alte nello stesso punto di base chiuso insieme, quindi chiudo metà la prima, chiudo a metà la seconda e chiudo tutto insieme, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, nella maglia seguente nella catenella seguente faccio una maglia bassa, in questo piccolo arco facciamo 2 maglie basse e una maglia bassa nella catenella seguente. Ecco, questa è la lavorazione che dovete fare su tutto il fondo, quindi da qui vedete lavoriamo tutto intorno, dietro, poi ci riportiamo lavorando sempre in tondo sul diritto sul davanti, ci fermeremo qua in questo punto qua.
Ecco, quando siete nella cucitura del fianco, vedete che questa me la sono dimenticata di farvela vedere, farete delle maglie basse in più prima di arrivare. Vedete, ho inserito delle maglie basse qua sulla cucitura, due, quindi l'ho fatta una sulla maglia, due sulle maglie, due sulla cucitura, e adesso entro nell'arco, vado a fare le altre due e l'altra sul motivo, vedete qui, sulla prima catenella del motivo. Quindi in totale 2, 3, 6 invece di 4, per passare dall'altra parte della cucitura, e uguale farete nell'altro fianco. Sono arrivata, vedete, alla fine dal lato opposto. Questo è il fondo. Ho fatto le ultime 2 maglie chiuse insieme, faccio le 2 catenelle, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, bassa, scusate. Allora qui avevamo, vedete, c'è una nella catenella seguente, praticamente, che questa è la catenella che ci siamo alzati, vedete qui c'è una catenella, la prima, in questa che è esattamente l'angolo andiamo a lavorare 3 maglie basse nello stesso punto di base, che mi servono a girare e per andare a lavorare sul lato davanti. Vedete che ho fatto l'angolino. Ora come andiamo a distribuire le nostre maglie basse? Ci sarà solamente adesso un giro di maglie basse. Vedete, dove abbiamo questi archi grandi, entriamo nello stesso arco, facciamo 3 catenelle, 3, niente, è sera, è tardi e comincio a impapperare. Facciamo 3 maglie basse in ogni di questi archi grossi. Vedete, 3. Quindi qui abbiamo fatto l'angolo e abbiamo fatto 3 maglie basse nel primo arco grande che abbiamo incontrato. Dove ci sono queste maglie basse traverse, di traverso, vedete, andiamo a fare una maglia bassa e da qui passiamo direttamente all'altro arco grande, vedete, e facciamo le 3 maglie basse come abbiamo fatto già. Quindi 2, 3 maglie basse nello stesso arco grande. Siamo di nuovo sulle maglie basse traverse, entriamo, vedete, e facciamo una maglia bassa. Siamo di nuovo nell'arco grande, quindi entriamo e facciamo 3 maglie basse nello stesso arco grande. Vedete che mi ha raggiunto che Simba. Ecco, vedete. Adesso andiamo avanti un pochino, vediamo. Io ho già provato e risulta un lavoro omogeneo che non fa né arricciature e nemmeno, vedete, tira. Quindi qua troviamo le maglie basse traverse, entriamo, vedete, c'è anche qui un archetto, un piccolo foro, e facciamo una maglia bassa. Entriamo nell'arco grande e facciamo le 3 maglie basse, 1, 2 e 3 nello stesso arco. Maglia bassa, quindi dove ho le maglie basse traverse. Ecco, continuiamo questa lavorazione fino ad arrivare qui. Qui c'è la scollatura e anche qui poi andremo a fare la stessa cosa per girare. Siamo arrivati qua, vedete, sulla scollatura, facciamo l'ultimo arco grande, quindi 1, 2, 3 maglie basse, vedete qua sulla catenella di angolo, prima della maglia, vedete qui c'è una maglia alta, la catenella è prima, entriamo e andiamo a fare in questo forellino 3 maglie basse per girare, quindi 1, 2 e di nuovo un'altra. Ne
ho fatto l'angolino. Giriamo un pochettino, vedete, così direzioniamo il lavoro e andiamo a fare le maglie basse su queste maglie della scollatura. Praticamente manteniamo la linea diritta, saltiamo la prima, questa non la lavoriamo, andiamo sulla seconda e facciamo le maglie basse, una su ogni maglia che incontriamo. La facciamo insieme, questo perché è un pezzettino piccolo. Vedete, andiamo avanti, perché poi qua troveremo la maglia che parte la spalla, quindi dobbiamo ritornare a lavorare lateralmente. Qui abbiamo, vedete, questo foro, entriamo, facciamo la maglia bassa e cominciamo a lavorare, vedete, lateralmente con la stessa lavorazione che abbiamo fatto prima sul bordo. Quindi facciamo la maglia bassa dove ci sono le maglie basse traverse, 3 maglie alte, 3 maglie basse, scusate, dentro all'arco grande, 1, 2 e 3. Qui di nuovo la maglia bassa nelle maglie basse traverse e vedete che ci stiamo avvicinando alla cucitura della spalla. Qui c'è l'arco grande, entriamo, facciamo le 3 maglie basse, 2, 3, come risulta, fuori come un giro, vedete, un giro collo. Qui siamo sulla cucitura, vedete c'è la cucitura della spalla, andiamo a fare sulla cucitura, facciamo una maglia bassa, allora questo filo, vedete qua c'è la cucitura, facciamo una maglia bassa e ripartiamo lavorando. Ora siamo sulla scollatura dietro che è lineare e andiamo a fare una maglia bassa su ogni maglia disponibile e andiamo avanti. Ecco, saltiamo la prima e andiamo nella seconda e cominciamo a lavorare, vedete, una maglia bassa su ogni maglia alta sottostante. Ecco, ho lavorato tutte le maglie basse dello scollo dietro, sono di nuovo sulla cucitura e quindi sono già dall'altra parte. A questo punto non vi resta, facciamo, vedete, qua c'è la cucitura, entriamo nella cucitura e non vi resta che continuare lavorando nell'altro senso come abbiamo già lavorato, quindi praticamente in positivo negativo. Quindi andate avanti, vedete, fate le 3 maglie basse nel prossimo arco grande che incontrate e andate avanti fino ad arrivare, vedete, qua passate per lo scollo fino ad arrivare qui in fondo, vedete. Dopodiché tagliate i fili, nascondete tutte le codine e faremo insieme i cordini da legare la giacca. Ecco, vedete come risulta la finitura della nostra giacca taglio Chanel. Vedete, qua c'è il fondo e la parte centrale, vedete che non tira e non fa nessun'onda. Adesso ve lo faccio vedere anche proseguendo, vedete, verso, che è perfetta, si accosta. Adesso andremo a fare dei laccettini, uno qua proprio all'inizio, non ho ancora deciso quanti, forse 3 laccettini nella prima parte per dare un tocco di eleganza e finezza alla chiusura. Vi faccio vedere da vicino, vedete la finitura del collo. Andiamo a fare i laccetti.
Allora, per fare i 6 laccettini entriamo direttamente nella maglia bassa. Vedete, qui c'era l'angolo perfetto che era formato da 3 maglie basse. Entriamo nella terza, che è proprio il punto sporgente. Vedete? Facciamo il nodo d'inizio con il filo e entrando nell'uncinetto da dietro estraiamo, vedete, questa catenella e cominciamo. Dopo andremo a fermare dopo, cominciamo a lavorare appunto questa catenella semplicemente, poi andremo a fermare molto bene dietro il filo e facciamo appunto una catenella di una lunghezza che ci serve appunto per fare un fiocco, per legare il nostro giacchino, per chiuderlo. Ok, questa catenella dopo andrà fermata bene parte e l'altra. Io mi vorrei regolare calcolando, vedete, 4 giri, cioè la ripetizione dei 2 motivi, e inserendo poi nello stesso procedimento, esattamente qui dove c'è, insomma, mi posso regolare tranquillamente perché ho questi giri, quindi ogni 4 giri che corrispondono a 2 motivi andrò a mettere in questo punto qui, faccio vedere meglio, 1 2 3 4, proprio in questo punto qui, in questa vedete, andrò ad inserire l'altro laccettino e poi l'altro ancora andrò ancora sotto di 4, quindi 1 2 3 4 e andrò a inserirla qui. Se voi volete fare gli laccettini più lontani andrete a contare 1 2 3 4 5 giri e lo inserirete più o meno a livello. Questo vi servirà per avere l'attaccatura di laccettini perfettamente uguali da tutti e 2 i lati. Quindi andrete a fare questi 6 cordini e poi li andrete a chiudere al posto dei bottoni. Ecco, ho fatto i 6 laccettini, ho fatto 50 catenelle per ogni laccettino. Vedete, adesso andiamo a chiuderli insieme. Vedete, facciamo dei fiocchetti. Questi qua poi si possono mettere a piacimento, lungo tutta, si può fare più vicino, più lontano, ne metterne anche di più. Vedete, questo è il secondo, adesso lo chiudiamo. È venuto molto bello questo filato, pensavo un effetto diverso, invece è elegante, però risulta variegato perché il filo di mohair è un pochino più beige del filo di cotone. Adesso andiamo a chiudere anche l'altro, vedete, è una giacca che è indicata in tante occasioni, versatile sia sull'elegante che sul un paio di jeans. Ecco qua come viene finita la nostra giacca e ecco qua. Bene ragazze, io anche oggi vi saluto. Stasera ho fatto tardi con i tutorial, l'ho voluto finire perché domani mattina arriva mia figlia finalmente, perché è da tempo che devo pubblicare ma non avevo la modella e finiremo insomma il servizio fotografico di questa giacca. Questo è quello che mi è rimasto di 450 grammi di filato, è una taglia 42-44 tranquillamente, però insomma pensate che se dovete fare delle taglie maggiori dovete un po' regolarvi a aumentare un etto o due quelli che vi serviranno. Ok, io vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata con un altro bel tutorial. Ciao ragazze!